Ebbene amici, ecco la seconda parte per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico fai da te. Ebbene andremo a costruire una string box. Utilizzerò questo quadro comandi. Voi direte è grande. L'ho preso grande perché poi ci voglio fare altre modifiche. Quindi vediamo un po' la prima cosa da fare. Apriamo il nostro quadro. Benissimo, si presenta così. La prima cosa da fare andare a montare le nostre guide DIN che andranno una qua e un'altra qua. Benissimo, una volta montate le guide DIN con una punta come questa andremo a forare il nostro quadro dove andiamo a mettere gli spinotti per collegarci alle nostre stringhe. Questo quadro comando lo farò con 2 stringhe in ingresso e 2 stringhe in uscita. 2 stringhe in uscita perché il mio inverter accetta 2 stringhe. Quindi la prima cosa andiamo a misurare, come potete vedere, il nostro spinotto MC4, la parte filettata, quindi andremo a fare il foro del diametro del nostro spinotto. Una volta forato si presenterà così. Cosa faremo? Non faremo altro che prendere il nostro spinotto, qua ce n'è uno di esempio, già ci ho montato un pezzo di cavo vicino, lo andiamo a mettere nel foro, lo avvitiamo per bene, ok, come potete vedere lo stringeremo dopo, così quando poi andiamo a collegarci andiamo così. Naturalmente dopo che abbiamo montato tutti i nostri connettori MC4 sia in entrata che in uscita, faremo un altro foro per la massa a terra. Allora, nel nostro quadro comando, siccome sono 2 stringhe, andrò a mettere 2 fusibili a stringa di 15 A, che le mie stringhe sono intorno ai 10 A, anche da 12 andavano bene. Comunque andrò a mettere dei fusibili per corrente continua, questo è importantissimo, da 15 A 1000 volts. 2 fusibili a stringa sono 4 fusibili. Poi andremo a mettere uno scaricatore di sovratensione ogni stringa, questo è un 1000 volts. E poi ogni stringa un interruttore termico, magnetotermico. Io ho messo da 20 A perché le mie stringhe sono, l'ho già detto, intorno ai 10 A. Naturalmente voi direte non ci sono i diodi. No, il diodo di blocco c'è, lo metto esterno. Perché lo metto esterno? Siccome che il diodo tende a riscaldare, non mi vorrei trovare con calore in più dentro al quadro comando una volta chiuso. E anche perché può capitare facilmente che questo si brucia, è molto più semplice cambiarlo, sostituirlo. Quindi io poi lo andrò a mettere all'ingresso del quadro comando. Questo è un 30 A 1000 volts. Il fusibile conviene, più grande lo mettete meglio è. Naturalmente inseriremo delle mostre di derivazione, ne metto 2 ogni stringa, uno negativo, uno positivo, uno negativo e uno positivo. E poi andrò a mettere la barra, sempre una morsettiera di derivazione per la massa a terra, dove ci andrò a collegare le masse dei scaricatori. Allora ragazzi, come potete vedere, stiamo andando avanti con il lavoro. Già mi sono messo i magnetotermici posibili, caricature, cassette di derivazione. Questo è importante, il cavo
metteteci sempre il puntalino, va così, messo per bene, così. Dopo fatto così, ok, come potete vedere, così va fatto il lavoro, mi raccomando. Ebbene ragazzi, visto che ci siamo, guardiamo anche come si monta un MC4. Si presenta così, lo smontiamo, ok, vedete? Questo è il cavo, lo spinotto, quello piccolo va qua, in questo tipo, quello più grosso va in quest'altra. Mettiamo così, bello. Ok, deve essere fatto così. Poi controlliamo. Come potete vedere, ok, è così. Dopo aver fatto questo, come là ci mettiamo la vite, questo così, inseriamo lo spinotto, sentirete un click quando spingete. Una volta fatto questo, montiamo il tutto. Con gli spinotti vi regalano quasi sempre la chiave che serve per stringere. Ok, potete anche mantenerlo con un'altra chiave da quest'altro lato così. Bene ragazzi, abbiamo collegato gli spinotti MC4 alle morsettiere di derivazione. Negativo, positivo, una stringa, negativo, positivo, un'altra stringa. Allora ragazzi, come potete vedere, ingresso stringa 1, stringa 2, morsettiera di derivazione negativa, positiva, negativa, positiva. Allora, il negativo l'abbiamo portato al fusibile negativo, all'ingresso dello scaricatore negativo, poi abbiamo preso il positivo nel positivo dello scaricatore, il positivo nel positivo del fusibile. La stessa cosa abbiamo fatto con l'altra stringa. Andiamo avanti. Ebbene ragazzi, abbiamo adesso collegato i due magnetotermici delle due stringhe. Positivo portafusibili, positivo magnetotermico, negativo portafusibili, positivo magnetotermico. La stessa cosa con l'altra stringa. Adesso non ci resta che mettere gli asti spinotti MC4, positivo e negativo, che andranno poi all'inverter. E la massa a terra di tutti e due gli scaricatori che andrà nella morsettiera nella massa a terra di derivazione. Ebbene ragazzi, come potete vedere, la nostra string box è finita. Ingresso stringa 1, ingresso stringa 2, portafusibili positivo stringa 1, scaricatore di trazione, portafusibili negativo stringa 1 e poi uguale per la stringa 2. Dall'uscita all'ingresso dei termici, come potete vedere, e poi dall'uscita dell'inverter. Quindi ecco il lavoro finito. Massa a terra, quindi adesso non ci rimane che mettere il coperchio ed eccola qua, lavoro finito. Poi qua ci mettiamo il tappo, quelle sono le morsettiere di derivazione, le lasciamo così, ci dobbiamo mettere soltanto le varie scritte. Abbiamo finito il tutto. Alla prossima ragazzi, se vi piace il video mettete mi piace.